Ciao a tutti, Pasqua si avvicina, per cui ho pensato di proporvi un bel dolce adatto a questa festività. Stavolta pensato per i più piccoli, poiché è ricco di uvetti di cioccolato, ma non solo. Ovviamente anche gli adulti gradiranno questa bontà, ne sono sicura. Si tratta della ciambella di Pasqua soffice, ma che più soffice non si può. Facile e veloce, l'impasto lo farete in meno di 5 minuti e decorarla sarà veramente semplice oltre che divertente, magari da fare assieme ai vostri bambini. Ho pensato di sostituire la glassa di zucchero e albume con la panna per rendere la torta ancora più facile e golosa. All'interno di una ciotola versiamo 150 g di zucchero, 3 uova grandi e a temperatura ambiente, più un pizzico di sale. Montiamo per 2 minuti e aggiungiamo poi 250 ml di panna fresca non zuccherata, anch'essa a temperatura ambiente. Ora setacciamo 130 g di fecola di patate e 130 g di farina 00, più una bustina da 16 g di lievito per dolci vanigliato e mescoliamo bene. Ecco l'impasto pronto. Avete visto quanto è stato veloce? Con un coltello sminuzziamo qualche cioccolatino scelto a piacere, nel mio caso le barrette Kinder, e ne ho utilizzato una decina, ma comunque decidete voi la quantità. Ungiamo con poco olio e infariniamo uno stampo a ciambella delle dimensioni di 26 cm di diametro, ci versiamo parte del composto livellandolo, aggiungeremo il cioccolato sminuzzato conservandone un po' per dopo e poi ripetiamo la stessa cosa con l'impasto rimanente. Cuociamo in forno già caldo a 180 gradi per 50 minuti circa. Visto che questo è un impasto molto morbido, il cioccolato tenderà a precipitare sul fondo, ma è stato fatto di proposito perché una volta ultimata la cottura dovremo voltare la ciambella per adagiarla sul piatto e quindi ci ritroveremo tutto il buon cioccolato bello sulla superficie e qualche briciola invece più leggera, anche poco a poco al centro. Quando volterete la ciambella non preoccupatevi se dovesse succedervi quello che è capitato a me, e cioè un pezzetto di fondo attaccato allo stampo, niente paura, lo staccheremo con delicatezza con una paletta e lo rimetteremo sopra pigiando un po', tanto poi ci andrà la panna a coprire. Questo è successo perché avevo fretta di gustarmi la torta, che golosona, e quindi l'ho capovolta quando ancora era calda. E vabbè, quindi non fate come me, aspettate almeno una mezz'oretta prima di estrarla dallo stampo. Ora monteremo 250 ml di panna fresca da frigo non zuccherata con l'aggiunta di un cucchiaio di zucchero e una volta pronta e anche la torta una volta fredda la andremo a versare sopra la ciambella. Regoliamo la superficie con una spatola così come mostrato in video, così la copriremo tutta quanta. Ora per le decorazioni io ho scelto degli ovetti di cioccolato, alcuni colorati proprio stile confetti, altri uvetti tagliati a metà tutti attorno, pezzetti di barrette Kinder e palline colorate. Ed ecco la nostra super torta di Pasqua prontissima, pronta per essere servita. Bella, vero? Potrebbe essere pure un'idea per riciclare tutto il cioccolato che vi avanzerà dalle uova di Pasqua, a meno che non ve lo mangiate prima. Sarebbe perfetta secondo me anche con una bella glassa tipo ganache al cioccolato, fantastica. Ovviamente ecco, al posto della panna intendevo quello, decorata così, tutta col cioccolato, buona, sì. Comunque provate questa torta perché è eccezionale. Avete visto quanto è morbida, ha la consistenza proprio di quei dolci che si sciolgono in bocca. Andrà conservata all'interno del frigorifero perché c'è la panna
e ovviamente dentro un portatorte, quindi chiusa per bene in modo tale da preservarne la sofficità, la sofficiosità. Guardate come affonda bene la forchetta. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi do appuntamento fra qualche giorno per l'apertura uova pasquali in diretta con il mio babbo. Siete contenti? Noi tantissimo, non vedo l'ora di pubblicarlo. Ciao tesori!